Una partita difficile da commentare perché l'Inter ha creato tanto, forse è mancato solo il gol. Sì, abbiamo creato tanto, è una delle migliori partite da come siamo entrati a livello di atteggiamento, di forza e di attitudine. E poi loro hanno avuto solo l'occasione del gol e hanno fatto gol purtroppo. Noi abbiamo avuto altre occasioni nel primo tempo, non abbiamo potuto fare gol, ma non abbiamo giocato male, secondo me abbiamo fatto una bella partita, ci è mancato solo il gol. Alberto? Ciao Keita, innanzitutto ti chiedo come stai, visto che comunque l'ultima volta avevi giocato contro l'Eintracht, poi sei andato in nazionale, insomma come ti senti fisicamente, come sei messo, insomma, visto che era un po' che comunque non giocavi? Oggi meglio, oggi mi trovavo meglio già subito dall'inizio, solo un po' calato alla fine che avevo un po' di crampi. E niente, però mi sono sentito meglio dell'ultima volta in Europa League la partita e proviamo a crescere piano piano. Mercoledì abbiamo un'altra partita importantissima e dobbiamo dare tutto. Ecco, invece in termini proprio offensivi, insomma, hai avuto qualche possibilità, sappiamo che lì davanti puoi ricoprire praticamente tutti i ruoli. Ti senti magari meglio a giocare con una prima punta, insomma, poi è chiaro che fai quello che ti chiede il mister, però è chiaro che oggi sono arrivati a un certo punto tanti palloni in mezzo, anche alti, è chiaro che magari il tuo modo di giocare invece è premiato in altri modi. Sì, io mi metto a disposizione su quello che posso fare, diciamo. Oggi c'era bisogno di fare la punta e l'ho fatta. Ho avuto una bella occasione il primo tempo con il sinistro, purtroppo me l'ha parata Stragoscia, è stato veloce e bravo e niente. Bisogna continuare a lavorare ovunque dove si gioca, a dare tutto. Keita, in chiusura ti chiedo, è una sconfitta che brucia, però l'Inter rimane terza, c'è la possibilità di riprendersi subito con la sfida di mercoledì contro il Genoa, c'è l'Atalanta domenica, insomma l'Inter comunque affronta due partite importanti da terza della classe. Sì, noi continuiamo a guardare partita dopo partita, abbiamo vinto l'ultima partita contro il Derby e mo abbiamo perso questa partita qua che ci poteva fare quel salto, ma siamo ancora là, siamo convinti di quello che facciamo e siamo convinti di chi siamo. Adesso mercoledì c'è una grandissima partita e non si può sbagliare. Grazie Keita. Siamo insieme a Mattias Vecino in diretta su Twitter. Mattias, una partita difficile da commentare perché l'Inter ha creato tanto, forse è mancata solo la rete a questa squadra. Sì, credo che il loro vantaggio ci ha dato un po' di difficoltà, si è messa la partita come loro volevano perché sono una squadra forte quando si chiudono dietro e ripartono e anche così abbiamo creato qualche occasione che purtroppo non siamo riusciti a concretare. Forse aver preso gol così presto può aver un po' condizionato l'andamento della gara. Sì, come ti dicevo, credo che si è messo la partita nelle condizioni più favorevoli al gioco che fanno loro. Sono stati bravi a difendere chiusi, a lasciare pochi spazi e questo ci ha creato delle difficoltà. È una sconfitta che anche per i risultati che sono stati in questa giornata brucia un po'. Che insegnamenti può dare? Sì, sicuramente potevamo allungare la classifica, era il nostro obiettivo. Adesso c'è da domani a preparare la prossima partita che sarà anche importante perché dobbiamo continuare a vincere partite da qui alla fine per arrivare al nostro obiettivo. Ora testa la sfida contro il Genoa. Genova storicamente è un campo difficile, ostico per l'Inter. Come ci arriva la squadra? Sì, è sempre stato un campo difficile, loro arrivano anche di una sconfitta, quindi sarà una partita difficile ma bella da giocare perché dobbiamo tornare alla vittoria. È una settimana comunque molto impegnativa perché c'è il turno infrasettimanale, c'è la sfida domenica contro l'Atalanta, comunque contro squadre molto difficili in ottica campionato. L'Inter comunque ha dimostrato anche oggi di stare piuttosto bene anche a livello fisico. Sì, dobbiamo preparare una partita alla volta, ancora ci sono novità da giocare, quindi adesso pensiamo al Genova, recuperiamo questi 2 giorni per arrivare il meglio possibile. In chiusura Mattias ti chiedo, è una sconfitta pesante sì, ma l'Inter comunque rimane terza, ha nelle proprie mani il proprio destino, quindi com'è l'umore della squadra? No, ovviamente dopo una sconfitta non è buono, non siamo felici perché come ho detto prima avevamo la possibilità di allungare in classifica, poi era uno scontro diretto per mantenere più sotto alla Lazio, purtroppo è andata così ma c'è da giocare subito mercoledì e sarà una bella opportunità per tornare alla vittoria. Grazie Mattias. Prego, ciao. Sì, siamo insieme a Borca Valero. Borca, è difficile commentare questa partita perché l'Inter non ha giocato male, porta a casa però 0 punti. Cosa è mancato oggi?
È mancato un po' di lucidità nell'ultimo terzo di campo, nella parte finale, per trovare il gol che ci è mancato stasera. Loro hanno trovato quel gol che ci ha fatto molto male, che le ha dato ancora più motivi per mettersi tantissimo dietro e ripartire, una cosa che sempre ci ha fatto molto male a noi. Peccato, perché era un'occasione molto importante per prendere 3 punti e vantaggio sulle altre squadre. Alberto? Ciao Borca, aiutaci a capire questa sera la zona di campo che hai coperto di più, perché a giudicare dall'alto sembrava fossi lì messo accanto a Brozovic, poi in realtà abbiamo visto con alcuni dati che ci permettono di capire la zona di campo che hai ricoperto di più, eri molto molto alto, comunque hai cercato di dare una mano importante anche in attacco. Sì, all'inizio soprattutto ero abbastanza alto, quello che avevamo allenato, perché lì in quelle zone lì potevamo farle del male, sapendo che le sue mezzale uscivano tanto a pressare i nostri centrali o i nostri terzini. Poi nel secondo tempo abbiamo cambiato un paio di cose, mi sono messo più a fare il centrocampo con Brozzo e siamo riusciti anche a trovare molto più spazi, molto più pericolo. Abbiamo lanciato anche Ivan tante volte per arrivare al cross, però purtroppo sembrava che anche se giocavamo tanto tempo non facevamo gol. Oggi si era messa in quel modo, è stato un peccato. Nella prima metà di stagione, dopo le prime 3-4 partite, avete trovato un filotto importante di vittorie. Che cos'è che sta mancando in questo 2019 per farvi avere la stessa continuità? Ovviamente non siamo riusciti a trovare quella continuità che abbiamo avuto dopo le 3 prime partite di campionato, che abbiamo vinto tante partite, come ben hai detto, abbiamo fatto tanti punti, e quello è sempre una spinta importante per affrontare il campionato. Abbiamo fatto una grandissima vittoria nel derby, questo ci doveva dare qualcosa in più per affrontare questa partita, che era molto importante. Purtroppo non siamo riusciti a portare niente positivo, speriamo di trovare o di risolvere questa cosa per fare meglio la prossima. Borca, ora inizia una settimana impegnativa con 2 impegni, con la sfida di Genova contro il Genoa, con il match casalingo contro l'Atalanta, comunque sia appuntamenti importanti per ripartire subito. Sì, in questa fine di stagione abbiamo tante partite importantissime con le squadre molto forti che stanno lottando anche contro di noi per questa corsa della Champions, e speriamo di subito rifarci mercoledì e provare a vincere per trovare ancora più stimoli per affrontare anche l'Atalanta. Grazie Borca. Grazie a voi.